Raga, ve la butto lì che prossima settimana è il mio compleanno. Se volete possiamo partire la mattina da Udine, andiamo giù a Venezia, orario di aperitivo. Ci facciamo il tour dei migliori baccari, un giretto per Venezia al tramonto che non l'ho mai vista in 27 anni. Andiamo poi nei baretti degli Ultras e poi ci andiamo a vedere la partita in curva con 2 birrette, tutto all'insegna del fair play finanziario. Che dite? Per chi si fosse perso la prima puntata, Non ci sono nel weekend è il format che vuole schierarsi contro il caro biglietti portato dal calcio moderno, mostrando le migliori trasferte ed atmosfere del nostro paese, ma con prezzi alla portata di tutti. E dopo essere andati in trasferta con i vicentini nel settore ospiti del Nereo Rocco, uno degli stadi più belli d'Italia, la seconda puntata di questo umile format vede protagonista uno degli stadi più iconici ma forse più sottovalutati d'Europa, lo stadio Pierluigi Penzo. Seppur possa sembrare solo un piccolo stadio fatto in tubi innocenti, con una prospettiva diversa, il Penzo diventa di diritto uno degli stadi più suggestivi di sempre. Costruito sull'isola di Sant'Elena, secondo stadio più antico d'Italia, ma soprattutto è completamente circondato dalla laguna di Venezia, rendendolo raggiungibile solo a piedi o in vaporetto. Tutto questo fa sì che una partita al Penzo vada ben oltre la struttura dello stadio e i 90 minuti passati in curva, ma diventi scenario di uno tra i modi più belli e strani di fare un pre-partita, tra vaporetti pieni di ultras, fumogeni e cortei con alle spalle uno degli scorci più belli del mondo. Prima di arrivare nel cuore del tifo lagunare tocca però fare un passo indietro, perché il pre-partita è stato lungo e impegnativo, partendo come sempre da Udine, questa volta in treno, così da potersi concedere qualche spritz senza problemi per il ritorno, e con una spesa totale tra andata e ritorno di 28 euro. Non so se si è capito, ma siamo a Venezia, penso che sia un panorama piuttosto peculiare. E io in 27 anni, quasi 27 anni, domani sono 27 anni, non l'ho mai vista. Quindi abbiamo la scusa per fare un Baccaro Tour e niente, poi andiamo al Penzo. Il Baccaro Tour è appunto il tour dei baccari, tipiche osterie veneziane dove potete consumare cicchetti, vino e spritz. Di fatto è una transumanza alcolica barra culinaria che nel nostro caso sarà all'insegna del rapporto qualità-prezzo. Allora, al primo io direi da Lele. A soli 4 minuti dalla stazione, Lele è probabilmente il baccaro più conosciuto a Venezia. Tappa obbligatoria ad inizio tour, considerato che per 3 bicchieri di vino e 3 panini abbiamo speso il nulla. Inaugurazione di questo Baccaro Tour. Non è neanche così indegno, prezzi friulani, tanta roba. Fama totalmente deserved per Lele, anche perché vi permette di fare la seconda tappa spostandovi solo di 3 metri, al baccaro di fianco, che ha più scelta di cicchetti e dove ci siamo calati anche il primo spritz di giornata. Viva! Viva! Possiamo dire che le prime 2 tappe da Lele e quello di fianco sono state tanta roba, consigliate, molto cheap e rispettano in pieno la filosofia del format. Dove cazzo vi porto? Oh, miglior guida turistica del mondo. Dopo il successo delle prime 2 tappe, tra bevande e stuzzichini siamo riusciti a spendere meno di 10 euro anche qui. Tutto procedeva al meglio, anche se le insidie per turisti erano dietro l'angolo. Francesco, sai che se ti volessi collegare a quella rete wifi lì saresti molto più protetto con NordVPN? Sapevi? No. Allora te lo spiego. Grazie. Infatti con NordVPN potrete accedere a qualsiasi rete wifi sentendovi più sicuri se andate in uno stadio, come mi è successo in Qatar, di trovare tantissime rete wifi e di effettivamente usufruirne, o per esempio di spostare la vostra posizione nel mondo per trovare biglietti aerei più economici, che potrebbe essere interessante se volete fare qualche trasferta europea. E altro punto importante è quello che potete spostare la vostra posizione di nuovo in Italia se vi trovate all'estero e non potete più usufruire dei vostri servizi streaming per guardare la vostra squadra del cuore. Quindi decisamente importante come punto. Vi lascio quindi in descrizione un link affiliato che vi permetterà di avere 4 mesi bonus sul piano biennale e comunque avere la garanzia di essere soddisfatti e rimborsati se il servizio dopo 30 giorni non vi soddisfa così tanto. Quindi è una vostra valutazione, provatelo per 30 giorni, sappiate che tutto questo aiuta il canale, quindi grazie ancora a NordVPN. Ora continua il Baccaro Tour, let's go!
Allora, stavamo pensando, dato che noi siamo di Udine, abbiamo anche una certa rivalità con Venezia, ma andiamo nella curva sud a tifare Venezia. Per essere più coinvolti ci balliamo la fresca, 20 euro sull'1, o no? Io gioco l'over. Lui gioca l'over. Io sono completamente indenne da queste cose ludopatiche, mi fa schifo il gioco. Speriamo bene. Vero. Road to quinta tappa. In verità più ci si avvicinava a San Marco, più i bacari economici diventavano difficili da trovare. Abbiamo quindi deciso di aspettare il quarto e più esperto componente della spedizione, il Nada. Eccolo. Compagno di molte avventure, soprattutto quelle in Toscana quando andavamo a trovare Vicario. E il Nada, a differenza mia, l'aveva seguito molto di più già fin dai tempi di Venezia, vedendo così da vicino gli anni della risalita dell'Unione dopo il fallimento del 2015. Fan di Tegoina. Assolutamente sì. Comunque è pazzesco andare allo stadio con questo odore di salsedine, di mare, un vibe incredibile. Il prossimo step è il ritrovo delle curve via Garibaldi. Abbiamo un po' di posti che ci hanno indicato i tifosi locali, quindi adesso vediamo un po' di continuare questo tour di Bacari e poi andarci a mangiare un bel panino e poi entrare al Penzo. Tra i vari punti di ritrovo che mi erano stati suggeriti, quello che vi consiglio se volete replicare questo tour prepartita è sicuramente il bar alle Colonnette, dove abbiamo aspettato il tifo organizzato e cominciato un pochettino a respirare il vero clima prepartita. Noi abbiamo un rosso bianco. Alla vostra. Posto top questo, tanta roba. La situazione si sta scaldando, 18:30, mancano circa 2 orette alla partita. Sento l'odore di fumogeni, di torce che si accendono fuori qua dal baretto. Iniziano le sciarpe, iniziano le pipe. E iniziavano pure le tradizioni degli ultras dell'Unione. Spiegami cos'è l'Ultra Shot. Borghetti e vodka. Queste sono robe serie. Lascia fare qua, gli amici veneziani ne sanno. Provato l'Ultra Shot e preso 2 adesivi della banda Spericolata, uno degli 8-9 gruppi ultras presenti in curva sud, ci siamo fatti 2 chiacchiere con i ragazzi, realizzando che le trasferte in Vaporetto tra qualche anno saranno solo un ricordo, dal momento che il Penzo con grande probabilità verrà abbandonato a favore di uno stadio in terraferma. Sei pro terraferma o Sant'Elena? Ci sono un po' di cose da valutare. Speriamo che magari con la terraferma ci siano più persone che si interessano non solo alla realtà ultra, ma comunque in generale a fare Venezia. Tutto il giorno a fare il Bacaro Tour e tutto per questo momento, per andare a cantare in curva. In ogni stadio siamo al tuo fianco, Lido sarà l'unico grande canto di vittoria, perché l'unione è il nostro grande orgoglio, arancio verde è la nostra storia. Inizia così una grande sfida sul campo, ma soprattutto quello che interessava a noi, sugli spalti. Venezia gemellata con Cosenza, la più grande rivalità che c'è a Catanzaro. E Catanzaro che porta al Penzo un numero impressionante di tifosi considerando l'orario delle 20:45 di un venerdì sera, con tra l'altro possibilità di pioggia. Indubbiamente una delle migliori tifoserie di Serie B, ad oggi al 5° posto per spettatori in questa nuova stagione. Molto bene però anche la tifoseria di casa, che in questa partita ha registrato il 2° miglior numero di ingressi della stagione, con una curva sold out che faceva ben sperare. Rigore per l'Unione, let's go cazzo!
Fine primo tempo, 2-1, ma che cazzo di partita, oh! Tanta roba, vecchio! Che partita ci stiamo vedendo, vecchio? 2-1, testa adesso sul campo. Il secondo tempo l'ho passato per metà in coda al bar e per il resto a cantare senza vedere un secondo di partita. Ma l'importante è che l'Unione, vincendo, ci ha permesso di goderci il coro di rito con la squadra sotto la curva. Giornata incredibile quella passata a Venezia, oltre 20.000 passi fatti, tante tappe, ma anche tante vibes tra Bacari e curva. Il conto finale della trasferta è poco meno di 90 euro, che comprendono pranzo, cena, sempre a Venezia, che non è poco, mezzi e stadio. Si poteva fare di meglio, però, insomma, è quello che è uscito fuori. Ci vediamo al prossimo episodio, iscrivetevi e lasciate un like.